È incredibile come la parola durevole oggi sia stata svuotata del suo significato. Il nostro tempo non ha idea della costanza, consuma tutto, ogni aspetto della nostra esistenza, dalle relazioni agli oggetti, dai sentimenti a ciò che riteniamo importante. Ed ecco che concetti come valore, qualità e impegno incontrano la relatività nelle priorità delle persone. Questo ho scritto un giorno su carta, facendo una riflessione mentre pulivo una mia vecchia fotocamera, ed ero ammirato dalla cura con la quale era costruita. Questo video inaugura la seconda stagione di 4 chiacchiere con Daniele. Sarà un video in cui non parlerò di un singolo oggetto. Vorrei affrontare i perché del fenomeno vintage e i motivi per cui sta vivendo un trend crescente. Parleremo del fenomeno, della nostra società odierna, del modo in cui si produce oggi e della stanchezza delle persone riguardo l'usa e getta. Ma tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti, è un po' che non ci sentiamo, me ne rendo conto, però ho deciso di impostare questo canale un po' controtendenza rispetto a quello che sono i trend che devono rispettare gli youtuber, come vengono chiamati. Non mi necessita creare numeri, star dietro alle cifre. Io voglio che fare questa serie di video sia un piacere. Per poterlo fare devo sentirmi libero di farlo quando ho il tempo, quando ho il mindset giusto, per fare qualcosa che secondo me possa avere un senso, ma soprattutto divertirmi nel raccontare le varie cose. Vintage significa letteralmente dal francese antico vint, 20 e âge, anni, inteso come costruito almeno 20 anni prima. E rappresenta la caratteristica di attribuire valore agli oggetti che aumenta con il passare degli anni. Il tempo quindi dona un'aggiunta al valore delle cose. Sembra quasi che tutto quello che appartenga al Novecento sia un lungo crescendo di innovazioni culturali, tecnologiche e stilistiche, che però pare interrompersi nei tempi recenti bruscamente. Se pensiamo ad esempio agli anni 20 ci vengono subito in mente colori, forme, stilemi precisi. Se pensiamo agli anni 60 avremo tutto un altro mood di forme, design, colori e tutto quello che rende caratteristici quegli anni. Ancora se pensiamo ai recenti anni 80 avremo chiari colori, forme, acconciature, stili musicali e oggetti che sono delle vere icone oggi. Sembra però che con l'avvento del nuovo millennio tutto sia cambiato. L'arrivo di internet, la fruizione capillare di stili, idee in modo globale abbia un po' uniformato tutto, rendendo oggetti, popoli, culture tutti un po' più simili. Probabilmente il passaggio su larga scala della progettazione attraverso i computer, con programmi 3D, materiali stessi che sono nuovi, innovativi e uguali per tutti, ha fatto perdere quel DNA, quella vera identità a tanti oggetti. Nessuno metterebbe mai come soprammobili oggi un barattolo di marmellata di 20 anni prima, ma tanti lo fanno con il vaso iconico Fabbri, di cui abbiamo parlato nel video che vedete nella scheda qua. Questa volta spero di aver indicato nel punto giusto. Insomma, in un mondo così connesso, globalizzato, standardizzato, in cui cambiare continuamente diventa quasi una religione, vediamo il fenomeno del vintage in pieno boom. Forse un grosso motivo lo troviamo nella qualità dei prodotti in circolazione. Abbiamo prodotti progettati per essere sostituiti in brevissimo tempo, costruiti con dei punti deboli appositamente creati per rompersi. Abbiamo imparato a conoscere parole come obsolescenza programmata, una strategia delle aziende volta a stabilire il ciclo di vita di un prodotto. Una deriva che in realtà partiva già dagli anni 20 del secolo scorso, ma che mai ha raggiunto dei livelli di sfacciataggine come ai tempi di oggi. Devices progettati per smettere di funzionare, materiali che cedono, batterie progettate per durare poco tempo, oggetti che non si possono aprire. Se pensiamo a tutto questo baratro iperconsumista, figlio della nuova mentalità globale, se pensiamo anche a tutto il danno ambientale che questo provoca, non è da tenere in secondo piano. Forse nel grande interesse che il mondo del vintage riscuote c'è proprio un sentimento di ribellione rispetto al sistema produttivo attuale. Nella scala valoriale di chi solito apprezza il vintage si trova spesso la voglia di slow food, di cibo di qualità, di abbigliamento costruito con materiali durevoli,
Tutto questo a rafforzare una crescente inquietudine nel vedere che il mondo che stiamo vivendo probabilmente ha qualcosa di profondamente sbagliato. Vedete, in questo video dovevo parlare del fenomeno vintage, ma è impossibile scindere gli oggetti e la loro storia da un'analisi della società. Gli oggetti, come dico spesso nei video, sono una perfetta ed esatta fotografia di un periodo storico. E chissà che un domani gli oggetti che oggi ci circondano in modo così anonimo diventino per assurdo testimoni di questo momento. Un monito forse, consegnato ai posteri. Vediamo adesso alcuni perché di questo fenomeno vintage. 1. Valore aggiunto. Come abbiamo detto, le persone apprezzano la innegabile qualità degli oggetti del passato. 2. Sostenibilità. Specialmente nelle nuove generazioni e nel settore abbigliamento, a contrapporre il fenomeno del fast fashion, c'è la voglia di recuperare irrecuperabile e non impattare sull'ambiente. 3. Design, specialmente per oggetti come valigie o come mobili, come ad esempio lo stile industriale in cui parlo in un video. Specialmente il modernariato ha un design accattivante che può dare carattere eclettico ai nostri appartamenti. 4. Mercato online. L'accessibilità del modernariato oggi è quadruplicata grazie alle tante piattaforme dove comprare e vendere oggetti. 5. Mostre e fiere. Ovviamente qui aumenta la domanda e arriva l'offerta. Sono sempre più i mercatini e fiere di settore dove poter andare a passare ore alla ricerca dell'oggetto dei propri sogni. Se non lo avete visto, parlo dei 14 consigli per girare nei mercatini. Cercate il video. Ma qual è il profilo tipico di chi è appassionato di vintage? È una fascia mista. Gli uomini, di solito tendenzialmente più inclini a auto e moto d'epoca, piuttosto che oggetti come orologi ed altri oggetti che possono dare quel tono di gentleman del passato. Le appassionate del gentil sesso invece sono più attratte da abbigliamento, complementi d'arredo, arte e fotocamere. Il dato interessante però è quando andiamo a vedere l'età. Oltre alle solite fasce c'è tutta una nuova ondata, ossia la famosa generazione millennial, le ragazze e i ragazzi nati tra il 1981 e il 1996, e poi quelli della generazione Z, nati tra il 1997 e il 2012. Se la società è lo specchio delle tendenze, allora vedere come negli ultimi anni, ad esempio la serie TV Stranger Things, ci dimostra questa voglia, questa nostalgia di passato. Accade sempre più spesso e probabilmente dovremmo considerarlo un sintomo, un allarme che qualcosa nel mondo attuale si sta rompendo. Sembra paradossale che dei giovani nati in piena globalizzazione, in piena era tecnologica, social, con connessione perpetua, apprezzino cose analogiche che non hanno mai vissuto. Forse l'essere proprio cresciuti in un mondo in cui non c'è più alcuna differenza culturale, estetica, dove gli stili hanno varcato i confini nazionali per diventare alla fine un tutt'uno indistinto. Forse proprio questo ha scaturito in loro la meraviglia. La meraviglia nel possedere, vedere, toccare oggetti così diversi tra loro, con una storia, con una produzione abbastanza prolungata del tempo da essere impensabile oggi. La meraviglia nel vedere che qualcosa si può smontare, si può riparare. La meraviglia di oggetti che parlano di storie lontane, di persone che li hanno amati, custoditi. La meraviglia infine di scoprire un mondo così diverso da quello che conoscono. Oggetti che parlano di un mondo con valori e diritti che probabilmente loro non vedranno mai.